Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet commenterò quanto accaduto nella prima puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura. Devo dire una ventata d'aria fresca perché rispetto alle precedenti edizioni condotte da Alfonso Signorini si è già vista una conduttrice vera e propria all'opera rispetto a colui che invece è un ottimo opinionista. È molto bravo nel selezionare il cast dei concorrenti, almeno soprattutto nelle prime edizioni che ha condotto, perché questo bisogna riconoscerglielo, ma nella conduzione non è mai stato eccellente, non è mai stato clamoroso. Io l'ho detto sempre, più volte, sin dalla prima edizione, ho sempre sperato, purtroppo per lui, che cambiasse questa guida, almeno alla conduzione. Poi poteva comunque rimanere nell'ambito della produzione del programma, scegliendo i concorrenti, e vedremo se sarà così per quanto riguarda poi l'eventuale edizione VIP che è stata annunciata ma che comunque non è ancora confermata, e lo scopriremo soltanto, immagino, una volta conclusa questa edizione. Però i ritmi sono stati molto veloci. Poi la chiusura di puntata, una puntata che si chiude poco dopo mezzanotte e mezza, è veramente una cosa storica quasi, nel senso che non si vedeva da una decina d'anni. Io mi ricordo il primo Grande Fratello VIP condotto da Ilary Blasi, che chiudeva addirittura intorno a mezzanotte, poco dopo. Qui si è chiuso poco dopo mezzanotte e mezza, e secondo me è un orario perfetto. L'abbiamo visto anche con Tu sì che vale, alla fine allungare il brodo per cercare di migliorare lo share serve relativamente, anzi forse serve proprio a poco, visto che Tu sì che vale ha fatto un botto di share. Qui sul Grande Fratello i dati di ascolto nel momento in cui registro il video ancora non sono usciti, non li so, quindi non so se sia andato bene, male o quant'altro. Penso che possa essere in linea con le precedenti edizioni, dato che comunque è una prima puntata e che presenta delle novità. Le novità si sono viste, sono evidenti, quindi per me Simona Ventura pienamente promossa. Poi non sono io a dover commentare, tra virgolette, l'operato di Simona Ventura, per il fatto che è una professionista e ha sempre fatto bene quando è stata chiamata in causa. Poi è, diciamo, un po' scomparsa dalla grande scena nella prima serata, perché è stata su Rai 2 a condurre un altro programma, ha condotto Civito con la Rai 2, e qui invece si è rimessa nella prima serata di Mediaset, già partendo dall'Isola dei Famosi con il ruolo di opinionista, in cui secondo me non è stata proprio brillante, almeno a me non è che sia piaciuta più di tanto come opinionista, ma come conduttrice di fatto è il suo ruolo e l'ha fatto alla perfezione. Infatti si è proprio respirata una ventata, sì, di ritorno al passato in un certo senso, per determinate cose. Sicuramente il fatto di non conoscere i concorrenti, poi il fatto che abbiano un tot di follower sui social, o che siano già stati intravisti in dei programmi o che facciano i modelli, quindi comunque sono nell'ambito. C'è poca gente effettivamente che non ha mai lavorato nell'ambito televisivo o comunque dello spettacolo, ma non sono volti noti al pubblico, anche perché non possiamo stare a lamentarci che quando c'è il Grande Fratello VIP entrano personaggi che non sappiamo chi sono e diciamo appunto ma quali VIP sono. Quando invece si va al Grande Fratello normale entrano persone che hanno un tot di follower magari, o che già sono state viste per una volta da qualche parte. Per esempio il ragazzo che ha fatto il ruolo nel film Un gatto in tangenziale, anche lì sì, ha fatto un ruolo, per carità, potrebbe partire avvantaggiato rispetto agli altri per quanto riguarda i possibili movimenti nel contesto, anche se alcuni segnalano che potrebbe aver già bestemmiato. Io onestamente quel video non l'ho trovato poi, però quindi già quello sarebbe un clamoroso passo falso. Però a livello generale penso che possa sapere come muoversi, ma è una persona che comunque non conosciamo. Quindi per me al momento il cast mi ha fatto una buona impressione. Per quanto riguarda gli opinionisti, devo dire che secondo me 3 sono troppi. Già l'avevo pensato quando erano stati annunciati, perché onestamente già 2 per me sono tanti e possono pestarsi i piedi, e soprattutto possono togliere spazio al programma, come è successo spesso con Signorini, che molte volte ha dato spazio ai contrasti tra opinionisti che sceglieva volontariamente, ai antipodi o comunque già con contrasti precedenti noti o meno. Qui invece i contrasti non ci sono, quantomeno apparentemente non sembrano esserci, però onestamente 3 opinionisti per una puntata che dura anche meno rispetto a prima, un'ora in meno rispetto a prima, credo siano un po' troppi. Sarebbe bastata semplicemente un opinionista, al massimo 2 per mantenere il trend degli ultimi anni, che forse sarebbe stato meglio. Tornando sul cast, devo dire che i concorrenti che mi hanno colpito di più sono sicuramente quelli più esuberanti. Su tutti sicuramente Grazia Candy, che è entrata ed è stata un vulcano, forse anche troppo direi, visto che è entrata e si è messa ad urlare come una sirena dall'inizio alla fine.
però quantomeno dimostra di avere una certa personalità. Poi chiaramente bisognerà anche continuare su quella linea nel corso del programma, però comunque ha colpito. Francesco Rana sembra un ragazzo comunque simpatico e in quel contesto potrebbe veramente essere interessante, tant'è che proprio in quella prima puntata la prima impressione conta moltissimo, visto che c'è un televoto aperto per eleggere il preferito. Anche questa cosa secondo me è promossa perché in passato nel Grande Fratello normale ci sono state anche delle eliminazioni proprio nella prima puntata stessa, quindi qui si è mantenuta la linea del Grande Fratello VIP o misto nelle ultime stagioni e sono d'accordo perché comunque buttare fuori qualcuno sin dall'inizio non mi sembra una scelta sensata, lo fai entrare e poi poche ore dopo lo fai uscire o addirittura pochi minuti dopo. Poi tra gli altri che mi hanno colpito sicuramente c'è Benedetta Stocchi, anche Benedetta comunque ha mostrato un certo carattere, meno esuberante rispetto a Grazia. Già questo secondo me va molto bene. Sembra avere un bel caratterino, ma anche Anita, quindi vediamo che secondo me i presupposti per avere una buona edizione ci sono. C'è qualcuno che già comunque non si è dimostrato proprio troppo simpatico, è un po' troppo montato, ecco. Non so se l'abbia fatto per farsi vedere, insomma, per fare questa prima impressione, ovvero parlo di Jonas, chiaramente, che già che comunque entra con un nome d'arte o comunque con un nome che non è suo, quando invece si chiama Matteo, è semplicemente per crearsi un personaggio. Lui l'ha detto chiaramente, fondamentalmente, ha detto io entro come Matteo, però a volte uscirà Jonas. Jonas dice che è la sua vera personalità, io penso che sia più un personaggio, infatti è stato un po' più trattenuto, probabilmente anche per l'emozione quando è entrato, mentre inizialmente nel video si è mostrato molto più spavaldo e forse anche presuntuoso, direi. Ma vedremo perché potrebbe essere una bella sorpresa, forse, magari, perché adesso si presenta in quel modo, non è una novità, non sarebbe una novità, perché in passato molti concorrenti del Grande Fratello si sono presentati comunque con un piede di guerra quasi, o comunque in maniera abbastanza presuntuosa, poi si sono rivelati tutt'altro, o addirittura sono usciti di scena immediatamente perché non sono riusciti invece ad esprimere la loro personalità all'interno del programma, che appunto ha bisogno di un certo periodo di carburazione che deve essere il più veloce possibile, altrimenti poi rischi di andare in nomination e anche di uscire, di non riuscire a impressionare né chi è in casa con te e né chi invece ti guarda da fuori. Devo dire poi che al momento si mantiene un unico appuntamento settimanale. Questa, secondo me, è un'ottima scelta, un'altra ottima scelta perché due appuntamenti settimanali che finivano all'1:30, ovviamente chi non ha niente da fare se lo guarda tranquillamente, si sveglia quando vuole. Chi invece ha da lavorare è un po' più problematica la situazione, perde qualche pezzo, va a dormire prima, addirittura magari non lo guarda per niente, non lo guarda per niente perché appunto si trova impossibilitato nelle tempistiche televisive. Lì c'erano tanti tempi morti con Signorini, con il suo cast. Invece con Simone Ventura sono stati ritmi quasi a Carlo Contiani, nel senso molto molto rapido, molto molto rapidi, stile Sanremo di Carlo Conti. Ovviamente in quel caso a decidere è Carlo Conti, in compagnia anche di tutte le pubblicità, l'organizzazione e quant'altro, perché comunque fosse stato per Carlo Conti avrebbe chiuso a mezzanotte e mezza, invece alla fine si è trovati una via di mezzo chiudendo più o meno all'una. Qui invece Simone Ventura deve fare per forza di cose ciò che viene deciso dall'editore, quindi questo cambio di rotta è stato anche un po' fortuito, no? Che è capitato con Simone Ventura, con un cambio alla conduzione, si è deciso anche di cambiare un po' l'assetto andando a fare soltanto una puntata settimanale, che poi, ripeto, questa è l'idea del momento. Non escludo che comunque le cose possano cambiare nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi, perché sappiamo già che il palinsesto di Mediaset, non solo, i palinsesti in generale sono ballerini, ma quello di Mediaset si è dimostrato particolarmente ballerino negli ultimi anni, insomma, soprattutto per quanto riguarda la collocazione del Grande Fratello, che oltre ad un doppio appuntamento, la seconda puntata, perché la prima è rimasta fissa bene o male di lunedì, a parte qualche eccezione, la seconda invece da giovedì è stata spostata a venerdì e viceversa, poi ci sono stati dei momenti il mercoledì, addirittura c'è stato quando è andata in scena il sabato, dopo Tu sì che Vales, quest'anno Tu sì che Vales è più lungo, ha più puntate, quindi credo che potrebbe evitarsi questa sovrapposizione. Dovrebbe durare 100 giorni, vediamo perché comunque, ripeto, i presupposti sono buoni, è stata un'ottima prima puntata. A me è piaciuta, spero che si prosegua su questa linea o che addirittura si riesca a fare meglio, ma questo lo scopriremo soltanto appunto nelle prossime settimane.
Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.